Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. In questo tutorial approfondiamo il discorso sulla funzione filtro, già trattata a livello base nel video precedente di questa playlist, video che ti consiglio di andare a guardare prima di affrontare la trattazione avanzata presente in questo secondo tutorial. Oggi, come già anticipato alla fine del video precedente, analizziamo le vere potenzialità della funzione filtro e vediamo come si possano conseguire risultati che con le funzioni tradizionali sarebbero difficilissimi o addirittura impossibili da ottenere. Impariamo ad applicare più filtri contemporanei o addirittura alternativi fra loro, a filtrare solo alcune colonne di una tabella e ad applicare persino filtri con ricerca parziale del testo. Insomma, ci sarà da divertirsi. Iniziamo subito. La tabella riporta l'elenco dei 100 dipendenti di un'azienda suddivisi per genere e reparto di appartenenza. Dopo aver selezionato il reparto di appartenenza ed il genere, visualizza l'elenco dei dipendenti che soddisfano entrambi i requisiti. In questo esercizio, i due requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente. La prima cosa che ci potrebbe venire in mente sarebbe quella di utilizzare la funzione e all'interno della funzione filtro. Questa cosa non funziona, poiché la funzione e non lavora con le matrici. Ricordando però quanto detto nel video 15 di questa playlist, la funzione e può essere rimpiazzata dal prodotto fra matrici. Lo spiego velocemente con un esempio. Ho generato due colonne che contengono valori compresi fra 1 e 3. Voglio individuare le righe in cui compare un doppio 1. Mi posiziono qui nella colonna immediatamente a destra e inserisco la seguente formula. Uguale, aperta la tonda, seleziono questa prima colonna e la pongo uguale a 1, chiudo la tonda e la moltiplico per, aperta la tonda, seleziono la seconda colonna e la pongo uguale a 1, chiudo la tonda e premo invio. Come puoi notare è comparsa una colonna contenente 1 che corrisponde a vero e 0 che corrisponde a falso. Qui, all'interno della formula, selezionando la prima parentesi e premendo il tasto F9, possiamo notare che è comparsa una sequenza di vero-falso e lo stesso accade selezionando anche la seconda parentesi. Annullo con CTRL Z e premo invio. Moltiplicando dunque due o più matrici contenenti vero-falso, otteniamo una matrice di 1-0, dove 1 corrisponde a vero e 0 corrisponde a falso. Applichiamo ora questo concetto all'interno della funzione filtro. Se non hai ancora visto il primo tutorial sulla funzione filtro, ti consiglio di farlo, poiché, supponendo che tu conosca già la sintassi della funzione filtro, ti mostrerò le formule già operative. Seleziono dunque la cella G12 e analizzo la formula già inserita. Come matrice ho selezionato la colonna A della tabella, ovviamente escludendo le intestazioni, poiché come ho detto nel tutorial precedente è meglio scrivere le intestazioni a mano e lasciare che la funzione filtro operi solamente sui dati. Veniamo ora al secondo argomento, l'argomento includi. Ho impostato che la colonna C, la colonna contenente il reparto, sia uguale alla cella E12, contenente il nome del reparto scelto, e ho moltiplicato questa prima matrice di vero o falso, mediante l'operatore asterisco, per questa matrice vero-falso, in cui ho selezionato la colonna B contenente il genere e l'ho eguagliata alla cella E15 contenente il genere scelto. Infine, digitando punto e virgola, ho inserito il terzo argomento, seleziona reparto e genere, in modo da gestire eventuali errori, magari derivanti dall'omissione di qualche dato. In questo modo, quando due criteri vengono soddisfatti contemporaneamente, la funzione filtro consente di estrarre l'elenco dei dipendenti che soddisfano entrambi i requisiti di reparto e di genere. Ricorda dunque, quando vuoi che due o più criteri siano soddisfatti contemporaneamente, utilizza l'operatore asterisco nell'argomento includi della funzione filtro, cioè il secondo argomento.
Vediamo ora come si può utilizzare la funzione filtro con più criteri alternativi, in modo da simulare la funzione O di Excel. Il database da analizzare è quello dell'esercizio precedente. Questa volta cambia la richiesta. Dopo aver selezionato due reparti, ad esempio direzione e finanze, visualizza l'elenco dei dipendenti che lavorano nel primo oppure nel secondo reparto. Potremmo pensare di utilizzare la funzione O di Excel, ma anche questa funzione, come già detto per la funzione E, non lavora bene con le matrici. Al suo posto possiamo utilizzare l'operatore più. Ti mostro la funzione già operativa. Come primo argomento della funzione filtro, la colonna da filtrare, selezioniamo la colonna A della nostra tabella, la colonna contenente i nomi dei dipendenti. Come secondo argomento, l'argomento includi, uguagliamo la colonna C contenente i nomi dei reparti alla cella E9 contenente il primo reparto scelto. Questa operazione genererà una matrice di vero-falso che può essere visualizzata premendo il tasto F9. Annulliamo ora con CTRL Z e sommiamo i risultati di questa matrice mediante l'operatore più di somma ai risultati di una seconda matrice in cui uguagliamo nuovamente i dati presenti in colonna C al valore contenuto in cella E12, il secondo reparto scelto. Infine, come terzo argomento, scriviamo fra virgolette seleziona due reparti. Premendo invio otteniamo il risultato desiderato. Utilizzando l'operatore più, dunque, vengono estratti i dipendenti che appartengono a un reparto oppure all'altro. Ti ricordo che mentre col prodotto devono essere verificati entrambi i criteri contemporaneamente, con l'operatore somma è sufficiente che sia verificato un solo criterio, oppure entrambi. Passiamo ora ad un esempio molto importante, come filtrare solamente alcune colonne di nostro interesse di una tabella. Il risultato che vogliamo ottenere in questo esercizio è il seguente. Selezionando il nome di un venditore, vogliamo estrarre da questo intervallo a sinistra, che è stato formattato come tabella e a cui è stato assegnato il nome tabella database, i dati relativi alla regione in cui questo venditore ha effettuato le vendite, al tipo di prodotto venduto e all'importo della vendita. Selezionando da tendina una diversa intestazione, ad esempio quantità, oppure prodotto nella prima colonna e regione nella seconda colonna, vogliamo filtrare i dati presenti in tabella ed estrarre solamente le colonne che ci interessano, nell'ordine che decidiamo noi. Per ottenere un risultato di questo tipo, oltre, come già detto, a formattare il database come tabella in modo che i dati si aggiornino quando vengono inserite nuove righe in fondo al database, che ora è già di 700 righe, dobbiamo utilizzare la funzione filtro e nidificare al suo interno due funzioni. La funzione scegli.call, su cui farò un tutorial a breve, e la funzione confronta, che puoi trovare in uno dei tutorial già pubblicati in precedenza. Ti spiego ora come opera la funzione scegli.call. Seleziono una cella e digito uguale, scegli, seleziono con un doppio clic la funzione scegli call e come matrice seleziono l'intera tabella, cliccando una volta quando il puntatore assume questa forma. Come puoi notare è comparso il nome del database. Digito punto e virgola e passo al secondo argomento. Posso indicare il numero della colonna che mi interessa, ad esempio la colonna prodotto, che si trova in seconda posizione, digito 2. Digito punto e virgola e per selezionare un'altra colonna, ad esempio la colonna quantità, digito il suo numero di colonna, 4. Chiudo la parentesi e premo invio. Come puoi notare, la funzione scegli.call ha estratto la seconda e la quarta colonna del database e dunque, ripeto la sua sintassi, è sufficiente selezionare una matrice, cioè l'intera tabella nel nostro caso, e indicare come argomenti successivi una serie di numeri che corrispondono alle posizioni delle colonne che ci interessano all'interno della tabella. Cancelliamo ora questa formula e vediamo il suo utilizzo all'interno della funzione filtro.
Come puoi notare da queste tre intestazioni, vogliamo scegliere le colonne 2, 3 e 5, prodotto, regione e importo. Ti mostro la formula già operativa. L'ho già allineata opportunamente utilizzando la combinazione di tasti Alt più invio. All'interno della funzione filtro, come matrice, utilizzando la funzione scegli.call, ho selezionato tutta la tabella database come primo argomento e al posto di inserire i numeri 2, 3 e 5 per la scelta delle colonne, ho utilizzato la funzione confronta, in modo che le colonne vengano scelte in maniera dinamica. Come prima colonna, utilizzando la funzione confronta, ho fatto cercare a Excel la cella G3 contenente l'intestazione prodotto all'interno delle intestazioni del database e come terzo argomento ho inserito 0 per ottenere una corrispondenza esatta. In questo modo, come puoi notare premendo il tasto F9, ho ottenuto come risultato la colonna numero 2. CTRL Z per tornare indietro. Come secondo argomento della funzione scegli call, utilizzando la funzione confronta, ho chiesto a Excel di controllare la cella H3 contenente la scritta regione all'interno delle intestazioni della tabella e digitando 0 ho cercato una corrispondenza esatta. Ed infine, come terza colonna, utilizzando sempre la funzione confronta, ho cercato il valore della cella I3 contenente l'intestazione importo sempre all'interno delle intestazioni della tabella, con corrispondenza esatta. In questo modo ho ottenuto i valori 2, 3 e 5 delle colonne che voglio estrarre. Torniamo alla funzione filtro. Nel suo secondo argomento, l'argomento includi, ho uguagliato la colonna venditore al valore presente in cella H1, che è il venditore che ho scelto. E come ultimo argomento della funzione filtro ho digitato virgolette virgolette. In questo modo, quando la funzione filtro non troverà alcuna corrispondenza, verrà inserita una cella vuota e l'errore sarà gestito brillantemente. Premo invio e come puoi notare anche cambiando il valore delle intestazioni, ad esempio regione in prima colonna, prodotto in seconda colonna e quantità nella terza colonna, i dati vengono estratti correttamente. Ad esempio abbiamo trovato la vendita in Sardegna di bicchieri per un totale di 45 confezioni e una vendita nella regione Marche di posate per un totale di 35 confezioni. Inserendo Lombardi Antonio in una nuova cella, possiamo immediatamente estrarre anche il dato relativo alla vendita nella regione Molise di piatti per un totale di 30 confezioni. Vediamo ora come si può impostare la funzione filtro con ricerca parziale del testo. Abbiamo a disposizione il database relativo alla vendita di magliette dal 24 al 28 febbraio 2025. Ci viene chiesto di selezionare un colore dall'elenco e di estrarre dalla tabella i dati relativi alla vendita di magliette contenenti il colore scelto. Come puoi notare, nella situazione attuale dobbiamo cercare il colore blu all'interno della quarta colonna della tabella. Il problema è che il colore blu si trova sia da solo che in combinazione con altri colori. L'esperienza ci suggerisce di utilizzare il carattere jolly asterisco, ma purtroppo la funzione filtro non supporta i caratteri jolly. Possiamo risolvere questo problema nidificando due funzioni all'interno della funzione filtro, la funzione ricerca e la funzione val.numero, con la promessa di trattarle più in dettaglio in due tutorial futuri, ti mostro ora in breve come operano. Iniziamo dalla funzione ricerca. Proviamo a cercare la parola blu all'interno della quarta colonna della tabella. Digito uguale, ricerca, seleziono la funzione che mi interessa e come primo argomento, il testo da cercare, seleziono la cella contenente il colore, che attualmente è blu, ma poi potrà variare in base alla scelta da elenco a discesa. Digito ora punto e virgola e passo al secondo argomento, la stringa all'interno della quale voglio cercare il colore blu. La stringa è la colonna D. Nelle vecchie versioni di Excel, la stringa era contenuta in un'unica cella, mentre ora, con le matrici dinamiche di Excel, la stringa può benissimo essere un intervallo di celle
Chiudo ora la parentesi tonda e premo invio. Cosa è successo? La funzione ricerca ricerca la parola blu all'interno di ogni cella dell'intervallo e restituisce la posizione della prima occorrenza della parola blu all'interno di ogni cella. Ad esempio, in questa prima cella la parola blu è in prima posizione. Nella seconda cella la funzione ricerca restituisce un errore, poiché non trova la parola blu. Nella terza cella la parola blu inizia dalla settima posizione. A questo punto, siccome la funzione filtro dovrà cercare tutte le celle contenenti un numero, possiamo nidificare la funzione ricerca all'interno della funzione val.numero. Digito dunque val. E seleziono la funzione val.numero e chiudo la parentesi alla fine. La funzione val.numero restituirà vero ogni volta che trovo un numero, falso ogni volta che trovo un errore. Premo invio. Come puoi notare, nella prima riga della tabella la parola blu è presente e viene restituito vero. Nella seconda riga non è presente e viene restituito falso, e così via. Questa matrice dunque ci permetterà di individuare tutte le celle della colonna D che contengono la parola blu, o comunque tutte le celle della colonna D che contengono il colore scelto. Cancello ora la formula e ti mostro il suo utilizzo all'interno della funzione filtro. Come primo argomento della funzione filtro è stata selezionata l'intera tabella. Come secondo argomento, l'argomento includi, è stata impostata la ricerca della cella H5 contenente il colore scelto all'interno della colonna D della tabella e mediante la funzione valNumero i risultati della ricerca sono stati trasformati in una matrice vero o falso che consentirà alla funzione filtro di filtrare la matrice scelta. Infine, come messaggio d'errore, è stata impostata una cella vuota. Virgolette virgolette. Premendo invio si ottiene il risultato desiderato e scegliendo qualsiasi colore possiamo impostare un filtro con ricerca parziale del testo. Ora se vuoi puoi combinare tutte le tecniche apprese in questo video per creare i tuoi filtri personalizzati. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!